Le città in cui c'è una forte percentuale di persone con background migratorio di origine straniera sono luoghi in cui è più facile che ci sia pregiudizio, razzismo, diffidenza o viceversa, il fatto che ci siano molte persone diverse con provenienze differenti, anche con abitudini, usi e costumi diversi, rende più facile abbattere il pregiudizio, rimanere in un contatto più positivo tra diversi. Ecco, se partiamo da questa domanda, la risposta forse non è così scontata come possiamo immaginare. Diversi studi, tra cui addirittura alcuni che sono stati fatti negli anni 50 del Novecento, quindi in un contesto in cui forse la differenza culturale era meno diffusa di oggi, almeno nelle nostre città, hanno dimostrato che il contatto interculturale, ovvero la possibilità nella quotidianità da parte degli abitanti di una città di confrontarsi con la differenza, è in realtà un vettore importante per abbattere stereotipi e pregiudizi, ma questo non avviene sempre e in ogni caso. Gordon Allport, appunto, già negli anni 50 del Novecento ci diceva che affinché il contatto interculturale sia positivo e lavori per rendere le società più integrate e più aperte, più accoglienti, deve essere presente almeno una condizione, ovvero che questo contatto sia protratto, prolungato, intenzionale e che lavori affinché le differenze non tanto culturali ma quelle di status economico, sociale, le disuguaglianze si riducano. Ecco, queste basi sono anche quelle della cosiddetta coesione sociale, quindi si può immaginare che in un contesto come le nostre città, in cui persone di origini molto differenti ma anche con età, abitudini, religioni, orientamento sessuale diversi tra di loro abbiano una relazione positiva, questo può avvenire solo nella misura in cui il contatto non sia episodico, saltuario o addirittura involontario e osteggiato. Dobbiamo quindi immaginare di creare quante più occasioni possibili affinché questo contatto avvenga in contesti sicuri, protetti, facilitati, dove ci siano dei riferimenti che aiutino a leggere i comportamenti, che aiutino anche a decifrare un certo tipo di codice che magari non è immediatamente accessibile né alle persone rifugiate o immigrate, ma nemmeno alle persone autoctone. Servono quindi dei facilitatori, dei mediatori, non tanto in senso professionale, ma da parte di persone che aiutino questo processo di avvicinamento, avvicinino i lembi e ricostruiscano uno a uno dei legami sociali che oggi hanno motivo di esistere non solo per far star meglio le singole persone coinvolte, ma per rendere le nostre comunità più coese.